Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali e poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Con questo inizio, e cioè con la presenza delle stelle, indica una fase di speranza, una nuova energia, di ottimismo, forse ispirazione, creatività, obiettivi e nuovi propositi che vogliamo realizzare, magari sia nel corso della settimana e magari invece sono altri che vogliamo realizzare nel prossimo futuro. Di sicuro in qualsiasi circostanza ci porta quella bella carica di fiducia e di rinnovamento. Al centro abbiamo questa carta della bara, forse questo rinnovamento deve passare attraverso un profondo cambiamento. La bara ci fa capire che magari dobbiamo porre fine a una fase, si deve chiudere un ciclo di esperienze, quindi in realtà non è una carta negativa, cioè è una carta negativa se magari stiamo affrontando delle vecchie dinamiche che continuiamo a portarci dietro e allora ci ritroviamo sempre a vivere quelle situazioni che ormai diciamo sono difficili e magari dobbiamo proprio lasciar indietro. E invece può essere positiva, molto profonda, radicale questa trasformazione, perché ci può permettere finalmente di cambiare passo, di rigenerarci, di attuare questo nuovo inizio e questa trasformazione utile per il futuro. In questa settimana magari sono anche da attenzionare alcune cose che ci vengono dette, possono essere delle notizie, dei messaggi, delle cose che giungono a noi. Possiamo sentirci un po' nervosi visto queste energie, però c'è tanta voglia e desiderio, effettivamente si vede, di andare a modificare qualcosa, qualche aspetto di voi stessi o della vostra vita e quindi forse è il momento giusto per farlo. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario e troviamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito vediamo non solo coppia single, ricordo che alcune cose possono riferirsi anche ad un'amicizia, a un familiare, quindi alle persone più strette, più care. Ovviamente consiglio di adattare a quello che state vivendo. Troviamo queste informazioni e il punto di partenza con la peonia che porta delle energie in fermento. Soprattutto dobbiamo fare attenzione a quelli che sono dei sentimenti e delle emozioni un po' basse o un po' tossiche, se le vogliamo chiamare così. Parliamo di sentimenti confusi, parliamo di paure, di dubbi, di incertezze, di cose che ci portano un po' di ansia e di preoccupazione. Se abbiamo dubbi e perplessità in una relazione, in un'amicizia, insomma in qualcosa di importante, meglio magari far chiarezza, perché alcune cose possono anche avere un fondamento, altre magari no, oppure se noi siamo tesi è facile che si possa arrivare a un litigio, a una discussione, oppure gelosia, aggressività, astio, eccetera. Presa di posizione, ecco, la presa di posizione e l'orgoglio non aiutano proprio in questo momento.
anzi, favorire trasformazione e cambiamento anche di queste stesse energie, emozioni, e comportamenti, atteggiamenti, vi aiuterà ancora prima ad ottenere, quella svolta decisiva, quella scelta importante. Quindi ovviamente essendoci la pratolina ci consiglia di osservare, di contemplare, di razionalizzare, di portare pazienza e, favorire questa svolta decisiva che può essere molto utile non solo nelle energie principali, anche in questo ambito. Si vede questo passaggio. Secondo me può riguardare un po' tutti quanti e tutti i tipi di relazione. Per i single vuol dire che c'è una fase che magari, dei conflitti con qualcuno, oppure dei dubbi, delle incertezze, anche cose che riguardano la nostra stessa interiorità, soprattutto se ci portiamo delle vecchie dinamiche, dietro e che non ancora abbiamo metabolizzato, allora, potrebbero dare un po' fastidio. Però cerchiamo proprio di, favorire quella che può essere veramente una svolta importante e quindi questa trasformazione e la stessa pratolina, come vi dicevo, può anche indicare, quella svolta, quell'incontro, quelle situazioni che possono essere secondo me molto interessanti per il prossimo futuro. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Anche qui troviamo un'energia un po' bassina, dipende effettivamente da quello che state vivendo. Dispiacere potrebbe essere una delusione, magari ci stiamo impegnando tanto e non otteniamo risultati o non ci sono riconoscimenti. Se ci sono riconoscimenti e tutto procede per il verso giusto, forse non c'è quello che stiamo cercando di ottenere o stiamo attraversando una fase, dove alcune cose si stanno mettendo in discussione. Il lavoro stesso, quello che stiamo facendo, quello che stiamo portando avanti, può non riguardare anche solo il lavoro, può riguardare la vita personale, magari un secondo lavoro, degli hobby, eccetera, quindi tutta la vita, pratica. Anche qui si vede il fatto di valutare tutto quello che abbiamo intorno, di, valutare quello che desideriamo veramente, se abbiamo bisogno di consiglio, di ascolto, è il momento giusto per farlo. E infatti c'è la carta dell'amante in riunione che può far riferimento all'aiuto e al sostegno di qualcuno in particolare che è intorno a voi, ma può fare riferimento anche all'ascolto e quindi capire e concentrarsi su quello che si vuole veramente. Forse è proprio quello che vi permetterà di attuare questa svolta, decisiva anche in questo ambito. E poi soprattutto per chi è alla ricerca e si vede qualche novità, quindi forse voi siete già in questa fase di trasformazione. Se lo siete, allora siete nella modalità giusta e quindi alcune cose riuscirete ad ottenerle già adesso. Altrimenti un po' di pazienza, loro vi consigliano di procedere in questo modo e vedrete i risultati successivamente. Se conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!